Ora smonterò la G&L Legacy HSS Lake Placid Blue per analizzare i suoi componenti principali e scoprire se può davvero essere una chitarra con un buon rapporto qualità-prezzo. Ciao a tutti, sono Mauro, il liutaio della Gaudenzi Guitar. Sono specializzato nella costruzione di chitarre acustiche ed elettriche e mi occupo di ogni tipo di riparazione. Se siete appassionati di chitarre come me, vi invito a iscrivervi al canale. Qui troverete tutorial di manutenzione, recensioni approfondite e video in cui smonto e analizzo strumenti dal punto di vista del liutaio. Non dimenticate di attivare la campanella per non perdervi nessuno dei prossimi video. Vedremo insieme i suoi pregi, i difetti e cosa, secondo me, potrebbe essere migliorato. Quindi restate con me fino alla fine per le mie conclusioni. Cominciamo dalle specifiche generali date dal sito. Questa G&L fa parte della serie Tribute. Il body è in pioppo verniciato con colore Lake Placid Blue, il manico in acero e tastiera in palissandro. La scala è da 25,5 con 22 tasti medium jumbo con radius da 12. I pick-up in configurazione HSS con humbucker splittabile, il ponte G&L Dual Fulcrum vibrato, le meccaniche ratio 18.1 e hardware cromato. Pesa circa 3,8 kg, siamo un po' al limite per questo genere di strumento. Tuttavia da seduti è bilanciato perfettamente, non si muove. Lo spessore è poco più di 46 mm, leggermente superiore al classico 45. Le smussature sono omogenee e sinuose e la verniciatura è posata in maniera impeccabile. Il colore Lake Placid Blue è davvero stupendo, un metallizzato equilibrato e per niente pesante. Il battipenne madreperlato a 3 strati con il centrale nero, un disegno originale che segue perfettamente il contorno del ponte. Ora guardiamolo all'interno, quindi allento le corde per smontare manico e battipenna. Abbiamo una tasca unica nella loggia dei pick-up ed è completamente schermata, così come il vano dell'elettronica. I potenziometri sono made in Corea, con un volume, il push-pull per splittare l'humbucker in single coil e 2 toni generali. Il selettore è a 5 posizioni e i pick-up sono made in USA e fissati con molle laterali. La chitarra infatti dispone di 2 potenziometri di tono separati per alti e bassi, permettendo un controllo più preciso del timbro generale. Questo sistema aumenta la versatilità, consentendo di tagliare o esaltare le frequenze alte e basse a seconda delle necessità. Osservando il ponte si nota subito un bel blocco inerziale in ottone, una bella sensazione di stabilità e solidità, e le sellette sono smussate per evitare rotture delle corde. La leva si può stringere grazie a una brugola sul retro e i pivot sono di quelli larghi, quindi più affidabili. Come pecca ha la piastra con solo 3 ganci per le molle, quindi se si vuole aumentare la tensione non si possono aggiungerne altre, ma si è obbligati ad acquistare 3 molle a tensione alta. Il manico in acero ha una venatura ben centrata e perfettamente orizzontale. La verniciatura satinata è leggera ed offre il massimo della scorrevolezza. La tastiera è in palissandro con i dotti in plastica, mentre i tasti sono dei medium jumbo. Passando la mano lateralmente si sente che sono ben posati e lavorati accuratamente nei bordi. Al primo tasto lo spessore è di quasi 20 mm con un capotasto da 42, davvero molto slim. Lo shape è un C leggermente pronunciato, utile per compensare le dimensioni esili del manico. Il capotasto è in plastica ed il controllo del truss rod è sulla paletta. Ora effettuerò il classico setup per ottenere il massimo da questa chitarra.
Col pulito i single coil suonano davvero molto chiari, ma la comodità del doppio tono permette di trovare subito il giusto sound. Va con un semplice overdrive, l'humbucker ringhia a dovere ed impasta alla perfezione, ma senza esagerare. Questa chitarra mi dà davvero la sensazione di poter ottenere un sacco di suoni con una dinamica ed un attacco davvero appagante. La G&L Legacy HSS Lake Placid Blue si presenta come una chitarra ben bilanciata tra tradizione e modernità. Anche se il peso è al limite, circa 3,8 kg, la chitarra rimane comunque agile da suonare. Il manico è molto sottile, un vantaggio per chi ha le prime armi, per chi ha problemi di impugnatura o per chi semplicemente desidera una suonabilità agevole. La vernice è bellissima e la satinatura del manico aggiunge una sensazione piacevole al tocco. Questa chitarra è davvero versatile, grazie a un perfetto mix di caratteristiche classiche e moderne. Con il radius più piatto da 12 pollici, il tremolo a 2 pivot performante e la configurazione HSS dei pickup puoi suonarci davvero di tutto, preservando comunque il timbro in pieno stile strato. La costruzione generale è solida, con un buon livello di schermatura, un manico di ottima qualità e tasti ben posati. Se dovessi consigliare un upgrade, punterei a sostituire il capotasto, magari con uno in graffite, per migliorare ulteriormente le prestazioni del ponte e, se necessario, anche le meccaniche. Per quanto riguarda il rapporto qualità-prezzo, la G&L Legacy HSS si posiziona molto bene. Direi che è nettamente superiore alle Squier Classic Vibe e piuttosto in linea con le Fender messicane. Ovviamente la scelta può anche dipendere dalle preferenze estetiche, poiché la paletta e il ponte hanno forme originali che potrebbero non piacere a tutti. Tuttavia, se si va oltre a questi dettagli, ci troviamo davanti a uno strumento ottimo, anche in ottica di durabilità nel tempo. Come vi dico sempre, prima di giudicare uno strumento assicuratevi che sia perfettamente settato, quindi il mio consiglio è quello di recarvi da un liutaio appena acquistate una chitarra nuova. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo strumento, se avete avuto l'occasione di provarla e le vostre considerazioni. Vi invito a mettere un like se vi è piaciuto questo contenuto e noi ci vedremo al prossimo video. Ciao!